Prova. Stiamo per iniziare, vi potete accomodare. Siamo entrati dentro un'apocalisse dell'umanità. People working in AI have always hoped that someday this would change. We've moved incredibly fast in this AI age, but do we know if we're moving forward in the right direction? Noi possiamo agire, possiamo lavorare dentro. It's about creating the right tools for the right people at the right time. This isn't just about what we build, it's about who we build for and what kind of world we want to leave behind. We as this generation, we have a collective responsibility to build upon the foundation laid to us by the generations that came before us. The companies have to ensure the integrity of the platforms, to ensure that we are not giving platforms to people who incite violence, is against war. If we treat privacy as a human right and allow our consumers to have full control over their data, if we can embed generative AI in a responsible manner, then we are not waiting for a better future to come. We are building one. Dobbiamo compiere un salto evolutivo. È la nostra umanità che deve cambiare. We all have power. You all have influence. The thing I care about the most is making sure AI is an extension of human will and not just a replacement for it. And if we do this right, we will unlock human potential in ways that we've never seen it done before. No? Eccoci, siamo in linea. Dicevo, benvenuti e benvenute. Build what matters. Costruisci ciò che conta davvero. Questa co-costruzione del futuro nel quale quest'anno We Make Future si impegna nel dare il suo messaggio. Io sono Matteo Bortolotti, sono uno scrittore. Quando non mi occupo di fiction mi occupo dell'intersezione fra la scrittura, il pensiero critico e l'AI. Da sempre mi occupo anche di digital. Sono un BFF del WMF, per dirla in termini amicali. E sono molto contento di essere qui stamattina per parlare insieme a voi di questa nuova iterazione straordinaria di We Make Future per il 2026. Oltre 1000 speaker, 9 padiglioni, numeri da record che non vi anticipo e che però vi anticiperà il nostro padrone di casa. Delegazioni estere, padiglioni internazionali, start-up, investitori, istituzioni. We Make Future è il più grande evento internazionale dell'innovazione, dell'AI, del tech e del digital. Una fiera internazionale certificata, un fiore all'occhiello, e quest'anno con le sue 14 Future Challenges ci aspettano 3 giorni intensissimi alla Fiera di Bologna. Ma prima di cominciare diamo il benvenuto al primo roster di ospiti. Facciamo sedere qui con noi Rosa Grimaldi, delegata promozione economica e attrattività, innovazione, imprese e start-up industriali e creative, impatto e tecnopolo, Comune Città Metropolitana di Bologna. Il nostro Donato Loria, direttore Venue e Fiere Indirette di Bologna Fiere, ben arrivato. E il padrone di casa, Cosmano Lombardo, CEO, founder di Search On Media Group, ideatore e chairman di WMF, di We Make Future, che poi ci parlerà anche nello specifico della manifestazione. Rosa Grimaldi, io darei la parola prima di tutto a lei per un saluto e per aprire questa giornata. Bene, intanto buongiorno a tutte e tutti. Devo dire che come città e territorio tutto ci fa molto piacere ancora una volta, ancora un anno, essere qui per dare tutto il nostro supporto a questo evento che si prefigura già un evento di grande successo. I numeri li abbiamo sentiti poco fa, li abbiamo letti nel comunicato stampa, sono super credibili perché abbiamo visto che nelle passate edizioni c'è stata tanta attenzione sul We Make Future e dal punto di vista della città è sicuramente
l'evento questo più importante sul fronte dell'innovazione che accade qui sul nostro territorio, ed è un evento molto importante e un tassello strumentale anche all'interno di una strategia molto chiara che il Comune di Bologna e la città metropolitana hanno messo in pista per favorire i percorsi e per favorire l'innovazione a 360 gradi. Una strategia che è fatta, lasciatemi dire, di 3 ingredienti fondamentali, che poi sono gli ingredienti di qualsiasi strategia. Da una parte i luoghi, avere dei luoghi dell'innovazione, e quindi avere dei posti identitari per consentire alla comunità di innovatori, alle start-up, alle imprese di potersi incontrare, di potersi connettere, di poter essere in dialogo, e su questo come città abbiamo investito. Se dico Bologna Innovation Square o Landing Bo, credo di dire del menzionare dei luoghi che molti di voi conoscono, che sono qui sul territorio. Il secondo tassello molto importante è rappresentato naturalmente dai servizi e dalle politiche ancora prima, quindi le politiche per favorire l'innovazione e i servizi destinati agli addetti ai lavori, alle imprese, alla comunità degli innovatori per favorire l'innovazione. E il terzo ingrediente non li menziono in ordine di importanza, però il terzo è rappresentato dall'attività di comunicazione, la divulgazione, il coinvolgimento. Ecco, su questo terzo tassello We Make Future è sicuramente uno strumento fondamentale, un tassello centrale, perché consente di veicolare e creare le condizioni per un'innovazione sostenibile di impatto economico, sociale e culturale sul territorio, rivolgendosi, e qui la cifra veramente interessante, non soltanto al pubblico degli addetti ai lavori strettamente detti, ma anche coinvolgendo un pubblico più ampio, perché la vera sfida poi è questa: coinvolgere un pubblico più ampio, favorire la cultura e la diffusione dell'innovazione, rivolgendosi a un pubblico più giovanile, portarli a bordo, tenerli sempre a bordo, agganciati a quelle che sono le sfide del presente e del futuro. In questo senso credo che svolga un'attività, una funzione veramente centrale e molto molto importante per la politica e la strategia complessiva sull'innovazione di questa città, di questo comune, di questo territorio metropolitano. Quindi evviva e in bocca al lupo per questa nuova edizione. Grazie. Grazie Rosa Grimaldi. In un momento delicato come questo, dove spesso e volentieri ci si divide fra i luddisti e chi invece è entusiasta sul futuro che ci aspetta, anche se ancora non lo conosciamo, momenti di approfondimento sono fondamentali. Ecco, una delle più importanti scuole filosofiche dell'antichità è nata proprio sotto il portico di un mercato. Era la Stoa di Atene e sto parlando dello stoicismo. Quanto è importante allora avere un polo che ospita momenti di riflessione e di scambio, di incontro, di relazione come Bologna Fiere. Do la parola a Donato Loria per un saluto. Innanzitutto grazie, benvenuti, e vi porto anche i saluti del Presidente, del nostro amministratore delegato. Per Bologna Fiere è un momento strategico We Make Future, ci abbiamo creduto dal primo momento. We Make Future è un esempio di cambio di paradigma delle modalità fieristiche e del modo di fare fiere, di intendere fiere. Quando durante la pandemia, il periodo in cui siamo stati chiusi, mi chiedevano ma le fiere saranno diciamo sul viale del tramonto, io ho sempre detto non è possibile, perché le fiere sono la rappresentazione della comunità, dell'individuo che si incontra con gli altri, e quindi è un luogo di scambio e interscambio di idee che non potrà mai avere fine. E da questo noi siamo partiti, identificando We Make Future come un momento di grande comunità, in cui la comunità si riconosce, in cui la comunità vuole innovarsi, ma vuole rendere questa innovazione inclusiva. E per renderla inclusiva abbiamo bisogno della partecipazione di tutti, abbiamo bisogno della partecipazione non solo di Bologna, ma dell'Italia intera, perché We Make Future gioca in un playground internazionale. E forse non tutti lo sanno, ma Bologna Fiere è la prima fiera italiana per presenza all'estero. Noi viviamo in un regno dove non tramonta mai il sole, partiamo
dall'Asia fino ad arrivare in America con le nostre manifestazioni. Abbiamo intuito da 20 anni che l'internazionalizzazione è uno degli elementi caratterizzanti del nostro percorso industriale, ma al contempo con We Make Future abbiamo voluto portare questa internazionalità catalizzandola su Bologna, perché ritengo e riteniamo che Bologna sia un luogo eccezionale dove far convergere nuove idee, dove possiamo elaborarle e dove poter far crescere una nuova generazione che conviva con l'innovazione e che non la subisca. Grazie mille, grazie. VMF Bologna era considerata già tempo addietro la porta d'Europa, oggi invece diventa, anche grazie a VMF e a questa iniziativa, un portale verso tutto il mondo che si apre. Quindi ascoltiamo il saluto di Cosmano Lombardo e soprattutto con grande curiosità che cosa ci aspetta per questa edizione del 2026. Bene, grazie mille, grazie Matteo. Grazie a tutti voi che siete qui oggi, chiedo un applauso per voi in primis, perché insomma fa un gran caldo per noi, questo è sempre un momento molto importante. Grazie davvero a Rosa, al Comune di Bologna, a Donato, tutta Bologna Fiera e tutti i partner. Cercherò, quando facciamo le conferenze stampa per VMF, sono sempre dei mini eventi. Poi oggi abbiamo anche il super piacere di ospitare sia dentro la manifestazione VMF, ma anche quest'oggi, al termine di questa conferenza stampa, ci sarà la conferenza stampa della Startup Day di Unibo, con cui è partita questa collaborazione bellissima. Quindi abbiamo suddiviso la presentazione in due parti, quindi questa prima, e vi chiedo scusa se mi alzo, ma ho bisogno di camminare quando parlo. Allora, We Make Future, 24-26 giugno, questi sono alcuni dei partner che ci hanno dato supporto, ci danno costantemente supporto, alcuni li ho citati prima, alcuni interverranno anche quest'oggi, il Ministero degli Esteri con cui stiamo collaborando per tramite di ICE o ITA, il MIMIT, quindi sono per noi partner fondamentali. Non abbiamo mai presentato ufficialmente quello che è il comitato tecnico scientifico e strategico della manifestazione, che è stato avviato lo scorso anno e su cui stiamo sviluppando quelli che sono i pillar non solo della manifestazione ma di tutta quella che è la piattaforma del VMF, perché tengo sempre a sottolineare che si tratta per noi di una piattaforma che opera tutto l'anno. Quindi vedete rappresentanti di istituzioni internazionali, come diceva prima Donato. La caratteristica dell'internazionalizzazione è fondamentale. Abbiamo da sia Bulela Mandela, esperto di diritti umani, Nestor Masley dell'AI Institute di Stanford, quindi insieme ne cito solo alcuni, potete guardarli. Abbiamo mappato quelle che sono le 14 industrie su cui si sta sviluppando tutta la piattaforma del VMF. Sono 14 industrie, ma sono anche 14 challenge su cui applicano gli speaker, su cui stiamo facendo questo lavoro di declinazione dei distretti all'interno della manifestazione, su cui applicano tutte le start-up del mondo. Su questo modello stiamo anche lavorando a livello internazionale con i vari eventi, uno di questi è anche Saudi Makes Future, che sarà dal 14 al 16 dicembre a Riyadh. Quindi questi sono distretti industriali, industrie che abbiamo battezzato, su cui si sta declinando la manifestazione. Quest'anno siamo felicissimi di avere come main sponsor Dell, Intel e anche Philip Morris International. I nostri partner sono alcuni, li citavo prima, c'è anche Cineca, Italia AI Factory, l'Agenzia Spaziale Europea e l'Istituto Italiano di Tecnologia. Questi sono alcuni degli espositori e anche delle istituzioni che saranno presenti all'interno dell'area espositiva. Ci sarà anche il MIMIT con l'ufficio brevetti, avremo anche l'ufficio brevetti europeo, il Ministero della Cultura, rappresentanti e delegazioni internazionali. Questi sono alcuni numeri. È un'edizione per noi da record, soprattutto per quelli che sono i padiglioni che andiamo ad occupare. Qui li vedete rispetto all'anno precedente, e qui c'è un po' la mappa di quella che è la manifestazione. L'area espositiva, l'area fieristica è stata molto potenziata anche sul tema dei distretti, e quest'anno abbiamo oltre 800 espositori che arrivano da tutto il mondo contro i circa 700 dello scorso anno. Qui potete vedere alcune delle realtà che esporranno. Abbiamo da Invest in Spain, Invest in Turkey, AWS, abbiamo varie realtà
internazionali all'interno di quella che è la nostra area fieristica. Questi sono alcuni dei distretti tematici e industriali di cui vi parlavo prima. Partendo dalle varie industrie abbiamo declinato all'interno dell'area espositiva e anche sviluppando attività e iniziative durante la 3 giorni, ma anche durante l'anno. Abbiamo un distretto dedicato all'intelligenza artificiale e il lavoro, su cui avremo parchi formativi, espositori. Abbiamo potenziato quello che è il job fair. Durante la 3 giorni sarà possibile fare colloqui di lavoro sulla parte dedicata all'intelligenza artificiale, che sta trovando il collaboratore del futuro, ma soprattutto ne approfitto anche oggi per ricordare il fatto che abbiamo creato insieme alla UIL l'osservatorio sull'intelligenza artificiale e il lavoro, e questo sarà uno dei temi centrali che andremo a trattare durante la 3 giorni insieme alla UIL, insieme anche a Pierpaolo Bombardieri. L'intelligenza artificiale, mondo manufatturiero, è un tema su cui stiamo lavorando con Philip Morris e con altre realtà. Durante la manifestazione avremo sia espositori ma anche start-up individuate in tal senso. Il tema del tech transfer è fondamentale da sempre in questo momento storico, in Europa ancora di più, quindi abbiamo sviluppato un distretto dedicato a questo, e anche ci sono vari panel. La parte fintech e digital asset sarà un distretto, palco formativo, start-up dedicate a questo ambito. Il tema dell'automotive quest'anno è cresciuto molto, soprattutto legato all'aspetto connesso all'intelligenza artificiale, quindi avremo espositori. In area esterna ci sarà anche la parte di test drive. Un lavoro molto forte che stiamo facendo durante l'anno, su cui si sta lavorando anche per gli anni successivi, è la parte sport e gaming. Ci sarà un intero padiglione dedicato a questo tipo di attività. Inoltre abbiamo il piacere di ospitare la prima competizione europea di drone soccer con 7 nazionali che arriveranno da tutto il mondo, e quindi si terrà questa prima gara europea a livello internazionale. Altro tema e distretto fondamentale è la salute e l'intelligenza artificiale. Abbiamo vari partner, da Gimbe all'Istituto Italiano di Tecnologia, quindi oltre al palco avremo espositori su questo tipo di area. Mondo dei programmatori, del coding, abbiamo il Coders Fest all'interno della manifestazione. Main partner è Amazon AWS, quindi anche su questo ambito ci saranno sia espositori che vari incontri formativi. L'industria creativa culturale, centrale per la città di Bologna, per il paese e anche per la manifestazione, assume varie declinazioni. Abbiamo creato un distretto dedicato a musica e arte, una collaborazione particolare con Billboard. Successivamente ascolteremo anche il loro intervento. Avremo Steinway, che è il principale produttore mondiale di pianoforti, presenterà una tecnologia innovativa mixata con l'intelligenza artificiale. Dopodiché abbiamo sempre questo nucleo di festival, quindi le band che abbiamo selezionato si esibiranno in area esterna, però c'è una partnership strutturata col Ministero della Cultura, che saranno presenti anche in area espositiva. Su questo ci sarà un distretto abbastanza importante. Startup. Sulle 14 industrie che avete visto abbiamo ricevuto quest'anno un numero molto importante di startup che si sono candidate. Abbiamo selezionato le principali per ogni industria, quindi avremo delegazioni di startup da 50 paesi. Quindi qui abbiamo rappresentato con questa slide quelli che sono i paesi principali. È molto interessante anche il fatto che siano arrivate applicazioni da paesi che vivono una situazione complessa. Faccio riferimento alla Palestina, stiamo ospitando delegazioni di startup palestinesi, quindi questo per noi insomma è motivo di orgoglio. Dopodiché le startup potranno presentare il loro pitch, accedere ai vari incontri B2B con gli investitori di cui parleremo successivamente. Le migliori 6 che oggi sveleremo si sfideranno sul main stage. Abbiamo aggiunto quest'anno una novità, cioè sono le 6 più una arrivata dall'area che abbiamo selezionato dal continente africano, quindi avremo 7 start-up finaliste e successivamente vedremo chi sono. Gli investitori. Questo è un elemento fondamentale su cui stiamo lavorando
ormai dal 2019, andare a creare un ecosistema di investitori internazionali. Lo stiamo facendo con i vari player, con i vari partner e anche con il lavoro di ICE e di ITA. Quindi durante la 3 giorni avremo moltissimi investitori che potranno decidere di mettersi a disposizione, di investire rispetto alle progettualità internazionali e anche italiani. Questa è una mappa dei paesi da cui abbiamo una maggiore provenienza di investitori, quindi abbiamo dagli Stati Uniti, dall'Arabia Saudita, dall'India, dal Giappone, dalla Germania, quindi una 3 giorni che si prospetta molto intensa per le start-up che hanno soprattutto intenzione di crescere e di internazionalizzarsi. Queste sono solamente delle foto dei vari investitori che arrivano da tutto il mondo, e questi sono dei numeri che rappresentano un po' quello che è il valore dei fondi di investimento presenti durante la 3 giorni. Una numerica che in Italia non esistono eventi che riescono durante la 3 giorni a portare in presenza realtà innovative che hanno portfolio di questa dimensione. Come dicevo prima, sveliamo oggi quelle che sono le 6 più una startup finaliste che pitcheranno sul main stage, oltre alle 140, 10 per ogni industry, che pitcheranno e presenteranno le loro progettualità e che avranno la possibilità di incontrare gli investitori. Le 6 finaliste si possono aggiudicare i premi messi a disposizione da vari investitori, dopodiché abbiamo una collaborazione, quest'anno siamo finale europea della Startup World Cup, quindi la vincitrice arriverà a San Francisco per aggiudicarsi alla finale mondiale 1 milione cash che può essere messo a disposizione dagli investitori. Quindi qui andiamo a svelare quelle che sono le 7 finaliste. Abbiamo una startup dalla Cina, una dalla Francia, una italiana che è Mirai, una dal Lussemburgo, una startup tedesca dalla Grecia e la 7ª di cui vi parlavo prima dalla Tanzania. La finale della competition sarà sul palco principale, che è il main stage, il 25 giugno nel pomeriggio. Questo è sempre un momento molto importante. Se guardiamo storicamente le start-up finaliste, dal primo anno che abbiamo creato questa iniziativa, dal 2015 in poi, vi renderete conto un po' di quello che è il percorso che hanno sviluppato le aree realtà. Dentro la manifestazione, oltre alla parte espositiva, i palchi, il main stage, gli incontri B2B, i vari eventi, abbiamo varie iniziative e una parte esperienziale a cui teniamo molto, sempre per garantire la parte più festival della manifestazione. Ho citato costantemente gli incontri B2B tra startup e investitori, tra aziende e potenziali clienti, dopodiché c'è una parte molto forte su cui abbiamo lavorato quest'anno, che sono gli incontri B2G, che all'interno della manifestazione è cresciuta molto la presenza di soggetti istituzionali. Questi sono alcuni dei presenti che avremo. Ci sarà presente l'ambasciata degli Emirati Arabi, alcuni soggetti istituzionali dalla sottosegretaria Borgonzoni, insomma sono davvero molti. Dopodiché qui abbiamo portato la slide di Anna Verkunen, che è la vicepresidente della Commissione europea, ci andrà a parlare del tema legato alla sovranità digitale, oggi tema centrale per l'Europa, e ci sarà anche la possibilità di andarla a incontrare attraverso un'agenda che stiamo preparando. Michel Schaeffer, che è dell'European Innovation Council, e a capo è un soggetto anche lui molto, molto importante. Io concludo questa prima parte, che è abbastanza intensa, per lasciare spazio insomma agli altri interventi, dopodiché ritorno per raccontare l'altra parte di manifestazione. Grazie Cosmano. Grazie a voi. Tanta roba, come dicono i latini, tanta roba, e vedo che ti stai scaldando per le 72 ore di conduzione consecutiva che dovrai fare durante il festival. Grazie mille. E cogliamo l'occasione allora per fare un applauso anche a Rosa Grimaldi e Donato Loria. Grazie per la vostra collaborazione, pazienza e partecipazione. Se Cosmano ti vuoi riaccomodare, io farei salire qui sul palco con noi per un saluto Marco Corsini dell'Italian Trade Agency. Ben trovato.
tutti. Buongiorno Marco. Non ci sono altri ospiti al momento, sono ne facciamo uno alla volta, Andiamo a così turno. diamo uno spazio ok, va benissimo. per salutare. Vi ringrazio Cosmano per quanto ha comunicato finora, era parzialmente quanto volevo riportare anch'io. Io sono Corsini Marco dell'ufficio ICE di Milano, vi porto i saluti dei vertici di ICE e vi spiego brevemente quello che fa ICE Agenzia, ovvero il core business, che è quello di aiutare le aziende italiane a internazionalizzarsi. E mi sentite anche senza microfono, vero? Sì, ok. Siamo anche in diretta. Ok, scusate. E come facciamo comunque a fornire questo aiuto, questa assistenza alle aziende italiane? Oltre a una serie di servizi che noi eroghiamo direttamente sul campo, quindi nei vari mercati esteri, portiamo le varie aziende italiane in giro per il mondo alle principali fiere internazionali. Quando ci sono invece i grandi eventi in Italia, come in questo caso, come con il VMF, il flusso diciamo è l'opposto, quindi noi attiviamo la nostra grande rete estera di 80 uffici collocati in tutto il mondo per portare controparti, quindi delegazioni, buyer e investitori a incontrare le aziende italiane. In questo contesto quindi è il quinto anno che diamo manforte a Search On Media Group nell'organizzazione quindi di un incoming, di una folta delegazione, e quest'anno riusciremo a portare 73 delegati da ben 22 paesi. Le delegazioni principali saranno provenienti dagli States, dal Canada, dalla Germania, dall'Albania e dall'India. È stato un lavoro a quattro mani, nel senso che noi abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto ormai da dicembre. Search On ha fatto delle proposte, noi le abbiamo validato, abbiamo fatto delle controproposte e via dicendo. Comunque ecco, come dicevo poco fa, porteremo 73 delegati, che sono una decina di delegati in più rispetto all'anno scorso, provenienti da 22 paesi. L'obiettivo ovviamente è che questi delegati entrino in contatto con le start-up e le aziende espositrici presenti al VMF. Possiamo raggruppare appunto queste delegazioni in tre macro categorie, quindi come dicevi tu avremo una folta schiera di investitori e fondi di investimento, business angel. In seconda battuta abbiamo quelli che fanno da ponte tra le start-up e il mondo dell'innovazione, quindi degli hub innovativi, degli acceleratori e via dicendo, e sicuramente non mancheranno anche le grandi aziende e gli Open Innovation Manager. Appunto abbiamo visto prima dei nominativi provenienti da Google, da Meta, da Nvidia, quindi nominativi di un grande spessore. E in ultima istanza ecco, non dimentichiamoci ovviamente gli istituti accademici, quindi avremo anche rappresentanti della Stanford University, della Berkeley University. Quindi ecco, è stato sicuramente un onore lavorare col team di Search On Media Group, è stato molto interessante. Mi auguro che effettivamente questa sia l'edizione dei record, e detto ciò, se volete informazioni aggiuntive potete scrivere all'ufficio di Milano a startup@ice.it. Io resto a disposizione per ulteriori informazioni e vi auguro una buona giornata. Ecco. Grazie Marco Corsini. Grazie Marco, grazie al lavoro che avete fatto. Oltre a scrivervi ci sarà anche in area espositiva lo stand di ITA, quindi sarà possibile anche incontrare. ICE sarà presente appunto con una lounge che fisicamente permetterà gli incontri che i delegati possono schedulare tramite la web app, quindi incontri che potranno schedulare con le aziende italiane, e fisicamente avranno quest'area, questa lounge dove potranno sedersi e tenere gli incontri. Inoltre ICE sarà presente con uno stand istituzionale proprio per fornire orientamento alle aziende e ai visitatori presenti in manifestazioni, quindi descrivere i servizi che ICE a 360 gradi può fornire per le aziende italiane che vogliono internazionalizzarsi. Grazie mille, grazie a voi. Ti congediamo e chiediamo di salire sul palco Ilenia Lizzi, referente per le case del Made in Italy del Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, la Direzione Generale per i Servizi Territoriali, Divisione 9 dell'Ispettorato Territoriale Casa del Made in Italy dell'Emilia Romagna, dell'Umbria e delle Marche. Ho detto bene? Esatto. Buongiorno, ben arrivata. Non so se si sente. Sì. Grazie per essere qua. Buongiorno, grazie a tutti, benvenuti. Io porto i saluti da parte del capo di gabinetto, il dottor Federico Eichberg, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il Ministero delle Imprese del Made in Italy sarà presente a We Make Future 2026 in virtù di un protocollo di intesa che è stato siglato lo scorso settembre 2025 con AEFI, Associazione Esibizioni e Fiere Italiane, e un accordo voluto e nato proprio per impegnarsi al fine di valorizzare quella che è l'attività delle case del Made in Italy. Cosa sono le case del Made in Italy? Sono dei punti di raccordo, presidi territoriali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy proprio sul territorio, che svolgono essenzialmente servizi di informazione, di orientamento, di accompagnamento su quelli che sono i servizi fondamentali per imprese, imprenditori e player nazionali. L'obiettivo appunto è quello di tutelare l'imprenditoria nazionale e le filiere locali. E in questo quadro We Make Future fornisce al Ministero una opportunità strategica di dialogo tra istituzioni e imprese. Anche noi come ICE saremo presenti in fiera con uno stand, avremo uno spazio espositivo dove gli stakeholder, gli imprenditori, i professionisti potranno avere questa attività di servizio, di informazione, di orientamento, di accompagnamento su quelli che possono essere gli strumenti di supporto per favorire l'innovazione e soprattutto la valorizzazione delle filiere e delle eccellenze produttive italiane. Per cui un sentito ringraziamento da parte del Ministero e delle Case del Made in Italy a tutti gli organizzatori di We Make Future, un ringraziamento anche in anticipo per l'accoglienza sicuramente che ci sarà riservata in questi giorni di manifestazione, e come è stato anticipato il Ministero ha voluto anche partecipare attraverso la presenza di UIBM, fornendo appunto supporto a quelli che sono gli addetti ai lavori, e per cui grazie a tutti e buon lavoro. Grazie mille. Grazie a Ilenia Lizzi e chiamerei sul palco adesso Vito Di Marco, responsabile relazioni istituzionali di Cineca. Ecco che questo rapporto, no, di gatekeeping fra il materiale e l'immateriale nella comunicazione e nelle relazioni che sta prendendo We Make Future si concretizza. Prego. Grazie e buongiorno a tutti. E ovviamente Cineca non può che essere partner di un evento del genere, visto che non solo per la presenza territoriale qui nella realtà bolognese, ma perché, come sapete, Cineca è ormai impegnato da alcuni decenni sul tema della ricerca delle infrastrutture di supercalcolo, e sempre di più oggi con l'intelligenza artificiale siamo impegnati anche nel passaggio di conoscenza non solo al mondo della ricerca, al mondo universitario, ma soprattutto alle imprese. Noi confermiamo la presenza con il presidente del consorzio, il professor Francesco Ubertini, che farà uno speech nella prima giornata del 24 giugno. E come dicevo, noi siamo felicissimi di essere partner, perché come veniva ricordato all'inizio dalla professoressa Grimaldi, è importante oggi, la vera sfida che abbiamo di fronte è portare il nostro sistema produttivo a utilizzare l'infrastruttura di supercalcolo e l'intelligenza artificiale e sviluppare applicazioni da inserire nei processi produttivi. Questa è la sfida che abbiamo di fronte. l'iFactory, che è in ordine di tempo l'ultima nata in casa al Tecnopolo, gestita dal Cineca insieme a tanti altri partner, vuol rispondere a questa sfida. È lo strumento che viene messo a disposizione per le PMI e le start-up proprio per sviluppare applicazioni e utilizzare da un lato l'infrastruttura di supercalcolo e modelli di intelligenza artificiale generativa. Quindi questa è la grande sfida che abbiamo di fronte, e momenti come questo sicuramente sono utili a costruire consapevolezza, informazione, conoscenza e a trasmetterla non solo alle aziende ma anche al pubblico più vasto. Grazie. Grazie mille. A Vito Di Marco. Grazie a voi.
Di nuovo ci confermiamo, no, come territorio un punto nevralgico non solo del trasporto e della relazione, ma anche della trasmissione di futuro e di divulgazione del futuro. Tocca di nuovo a te, Cosmano. Sì, allora, innanzitutto ringrazio tutti i player che sono intervenuti e tengo a sottolineare, prima di partire con l'altra parte... C'è una sorpresa però, abbiamo anche un videomessaggio. No. Abbiamo un videomessaggio che viene direttamente da Massimo Calzoni, che è il responsabile dell'unità organizzativa promozione servizi e accompagnamento di Invitalia. Quindi bene, è arrivato ascoltiamolo. Audio. È perché è arrivato a sorpresa, quindi... poc'anzi. Niente, allora lo rimandiamo a dopo che ci avrai parlato della seconda parte del programma del festival, se ti va. Sì, mi riallaccio a quello che stavo dicendo prima. A questo punto, tra l'altro, è attinente. C'è il video? Ok, allora. Quello di essere uno dei principali, se non il principale attore istituzionale per sostenere la nascita e la crescita di start-up innovative attraverso la gestione di una serie di strumenti importanti come lo Smart and Start Italia, il piano integrato d'impiego, il voucher 3i, piuttosto che il Brevetti Plus, ma anche per evidenziare e soprattutto far capire ai nostri interlocutori, agli attori dell'ecosistema dell'innovazione, che Invitalia è un partner istituzionale con il quale poter instaurare dialoghi assolutamente concreti, perché Invitalia, quale agenzia per lo sviluppo del Paese, offre una serie di servizi gratuiti, quali l'orientamento, l'accompagnamento alla progettazione, ma soprattutto anche occasioni di business matching, di matchmaking tra le imprese innovative intercettate dall'agenzia e quella che è l'offerta di capitali e tecnologie da parte dei nostri network partner. Il 24 di giugno vi aspettiamo all'Investor Day. È un momento assolutamente importante durante il quale avremo la possibilità di poter mettere in contatto, creare occasioni appunto di matchmaking, di business matching tra le start-up innovative che si candideranno all'incontro e alla possibilità di poter dialogare direttamente con gli attori dell'ecosistema che Invitalia avrà invitato grazie anche al supporto di Sirchon. Mi raccomando, vi aspettiamo tutti al nostro stand per poter dialogare, per poter incontrarci, per poter discutere assieme della vostra proposta progettuale e aiutarvi, prendervi per mano, aiutarvi a poterla tradurre in un qualcosa di reale, in un progetto da realizzare. Anche quest'anno Invitalia... Bene, ipotizzo sia saltata la parte introduttiva, però l'intervento di Massimo Calzoni di Invitalia, come diceva, saranno sponsor presenti in area espositiva, citava l'Investor Day che ci sarà durante la 3 giorni all'interno della manifestazione. Mi collego perché l'intervento di Massimo e anche quelli fatti precedentemente sono per noi fondamentali, perché quest'anno abbiamo proseguito il lavoro iniziato anni fa di sostegno alle start-up non solo italiane ma anche internazionali. Abbiamo varato anche un nostro programma per dare supporto attraverso quello che è il nostro ecosistema, quindi quest'anno sarà ancora più forte, visto che per le 14 industrie abbiamo selezionato le migliori 10 da tutto il mondo, quindi saranno presenti queste 140 internazionali e poi tutte le altre, quindi speriamo davvero, sia col nostro programma che con le attività fatte sia dagli attori che sono intervenuti e dai player internazionali, di riuscire a dare maggiore supporto. Vado velocemente su altre parti della manifestazione. Qui abbiamo il main stage, che è il nostro palco principale, dove oltre alla competition abbiamo round table, talk di grandi brand, tavole rotonde. Quest'anno abbiamo 2 guest of honor, lui è Matthew Knowles, è un investitore, è una persona che ha definito le sorti anche di grossi brand internazionali, Coca-Cola,
e tra questi diciamo che è anche molto noto perché ha sviluppato tutto quello che è il brand di Beyoncé e delle Destiny Child, però oggi è un grandissimo investitore a livello internazionale, è partito con questo tipo di attività, visto che anche il padre, no, di Beyoncé, però sta sviluppando e sta investendo moltissimo a livello europeo e a livello italiano. Dovrebbe esserci un suo video messaggio che è arrivato questa sera. Hello everyone, this is Matthew Knowles. I'm truly excited to finally join you in Italy this June as guest of honor at WMF 2026. I've been watching the WMF ecosystem grow from afar, and I knew I wanted to be a part of it. And this year, we made it happen. As everyone knows, WMF is much, much more than a conference. It's a global hub where innovation, entrepreneurship, and the future come together. We're going to shape the main stage to dive deep into entrepreneurship, open innovation, and understand what it truly takes to build and scale and what matters in today's landscape. I want to send a warm greeting to the press, the organizers, and the entire WMF community gathered together. Get ready, because we're going to inspire, connect, and shape the future together. See you very soon in Bologna. Bene, quindi ci tenevamo insomma a mandare il suo messaggio, dopodiché penso che molti di voi la conoscano, Francesca Albanese, che è relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori occupati palestinesi, sarà anche lei presente al WMF sul tema. Su questo stiamo lavorando molto, perché la manifestazione è una fiera, un festival, si occupa di business, però un tema principale per noi fondamentale è anche quello della cooperazione, creare una piattaforma di condivisione, di riflessione tra punti di vista anche differenti, perché spesso e volentieri ci viene detto poiché invitiamo alcuni soggetti piuttosto che altri, in realtà invitiamo tutti, dopodiché perché abbiamo anche delle conferme, ci piace mettere sullo stesso tavolo persone che hanno punti di vista divergenti, e credo che questo sia un elemento fondamentale per costruire un futuro sicuramente innovativo. Lo citava prima anche Marco Corsini, dice siamo molto contenti ed è un onore avere quest'anno al WMF Alberto Songiovanni Vincentelli, diciamo che tra i personaggi simbolo dell'Italia che ha sviluppato il modello in Silicon Valley. È un personaggio probabilmente poco noto, così come poteva essere qualche anno fa in Italia Federico Faggin, però per noi è davvero un onore averlo alla manifestazione. Un altro dei fiori all'occhiello del Made in Italy all'estero è Marco Pavone, che sarà sul main stage, sarà anche disponibile nell'area lounge per incontri, perché si andrà a parlare. Lui ha sviluppato tutto il modello di guida autonoma, arriva da Nvidia. Qui vedete altri soggetti che saranno presenti sul main stage, da creator piuttosto che investitori, e questi sono alcuni dei brand che saranno sul main stage. Dovremmo avere un altro videomessaggio da parte di Aprajita Jain, che è a capo di quello che è il brand di Google Mondo. Lei è anche all'interno del comitato tecnico scientifico della manifestazione, e questo è un suo videomessaggio. Hello everyone, I'm Aprajita Jain and I'm looking forward to joining you all in Bologna at We Make Future 2026. When the organizers asked me to share a few words ahead of tomorrow's press conference, I started reflecting and asked myself what it means to build the future right now. I have spent 22 years at Google, a front row seat to massive technological shifts. But what I have learned over 2 decades is that the most profound shifts aren't actually about the technology itself. They are about how we, as leaders and strategists, choose to direct it. Right now, the global conversation is dominated by AI. It is easy to get caught up in the features, the tools, and the sheer speed of development. But tools alone do not create a future we want to live in. Strategy does. Vision does. When I take the main stage on June 25th, we aren't going to talk about technology in a vacuum.
We're going to look at the intersection of innovation, strategic resilience, and creative leadership. We will discuss how to lead with a forward-thinking mindset that uses AI not just to automate the present, but to redefine what is possible for brand and creative marketing in the future. The reason I'm making the trip to Italy is because of the people in this room. The true innovation doesn't happen in isolation. It requires an ecosystem of entrepreneurs, creators, and change makers who are willing to look past the immediate horizon. I want to use our time together to move past the industry buzzwords and have a real, grounded conversation about sustainable growth and creative bravery. I'm eager to share the frameworks that have shaped my journey at Google, but I'm equally excited to learn from your perspectives, understand your challenges, and see the work you are building. Thank you to the WMF team for bringing us together. Have a fantastic press conference, and I will see you all in person in Bologna on June 25th. Bene, per noi anche lei è un personaggio molto rilevante in quella che è la costruzione del brand oggi, è un personaggio fondamentale in quello che è lo sviluppo di Google nel mondo. Quest'anno Opening Ceremony sul main stage il 24 ore 10 è un momento sempre per noi molto importante perché ne approfittiamo per lanciare dei messaggi di valore. Non anticipo nulla su questo. Qui abbiamo portato alcuni, sono tantissimi gli interventi, avendo oltre 1000 speaker, 90 palchi formativi in 3 giorni. Questi sono solamente degli highlights. Abbiamo il piacere, avrò il piacere insomma di avere questo scambio con Julian Sharka, che penso conosciate tutti, è una delle poche realtà europee che sta sviluppando modelli alternativi AI. Tra l'altro la sua startup è nata anni fa anche al WMF. Sul main stage avremo questa round table con Daniele Pucci, Generative Bionics, AMD e Fincantieri. Si andrà ad esplorare il nesso tra physical AI e mondo della robotica. Tra l'altro sulla physical AI, che è un tema centrale, ci sarà un palco formativo. Qui citavo prima il lavoro che stiamo facendo su intelligenza artificiale e appunto il lavoro, e avremo questo momento con Pierpaolo Bombardieri. Tavola rotonda sul 28esimo regime. Questo è un tema molto importante che si riallaccia anche al concetto a cui facevo riferimento prima della sovranità digitale in Europa. Qui vado davvero velocissimo. Questi sono alcuni dei palchi che avremo durante la 3 giorni. La parte formativa rimane centrale oggi più che mai, visto l'impatto dell'AI, quindi abbiamo introdotto delle novità potenziando la formazione. Quelli che vedete qui in evidenza sono durante la 3 giorni i palchi verticali alla formazione sull'AI. Come vedete sono tantissimi, già solamente questi. Parte musicale. La manifestazione all'interno ha vari eventi, citavo prima il GovTech Summit piuttosto che gli eventi dedicati al mondo delle start-up. Sull'industria creativa e culturale stiamo facendo un lavoro ad hoc con questo Music Fest. Avremo degli artisti che si esibiranno con dei concerti ufficiali. Siamo davvero molto felici di ospitare la tappa di Dito nella Piaga, nuovamente Dardust con noi. Tra poco ci sarà l'intervento del nostro media partner con cui stiamo facendo un lavoro intenso sul mondo musicale, che è Billboard Italia. E citavo prima i vari eventi all'interno della manifestazione, bypasso gli altri. Alcuni di questi invece tengo a metterli in evidenza perché sono eventi dedicati soprattutto organizzati dai nostri partner all'interno della manifestazione. Prima nell'intervento di Calzoni parlava dell'Investor Day organizzato da Invitalia. Ci sarà Zest, con un altro player italiano e internazionale ormai dell'innovazione, che organizzerà un evento il 25 giugno, Cluster, che sta supportando la manifestazione in modo molto intenso con degli eventi verticali. Dopodiché abbiamo anche Invest in Spain, che sfrutta l'occasione del WMF per presentare le opportunità per le imprese di arrivare in Spagna. Novità di quest'anno: abbiamo lavorato in modo più forte per eventi diffusi in città. Prima abbiamo ascoltato Cinega per il 2° anno consecutivo, il 23 sera organizzeremo soprattutto per i delegati internazionali un evento di apertura della manifestazione, il 24 sera un evento a Palazzo Renzo. Dopodiché abbiamo attivato un'altra location per un evento dedicato al mondo degli investitori, che è il club del golf.
lì ora vedete 25 giugno, Drone Soccer, tra un po' ci arriviamo. Questi sono gli eventi di cui facevo riferimento prima, il 23 al Tecnopolo, il 24 a Palazzo Renzo l'Innovation Night, con a seguire la festa del WMF, e il 25 sera ci sarà questo Drone Light Show con 550 droni alle ore 21:30, quindi uno spettacolo a cui stiamo lavorando insieme al nostro partner Allumi. Io credo che probabilmente prima di arrivare qua, visto che ho già citato la parte musicale, visto che abbiamo parlato, sì, abbiamo sentito la Jain dire che l'innovazione da sola in un silo non ci può stare, ma deve essere un'occasione di incontro. Quale momento migliore di incontro ci può essere se non proprio la parte dedicata alla musica, all'arte, e quindi chiamiamo qui sul palco insieme a noi Carlo Durante, Chairman e Shareholder di Billboard Italia, media partner WMF. Ben arrivato, grazie. Buongiorno Carlo. Ho recentemente scritto un articolo volutamente in inglese che si chiama Stranger at the Table. Parla anche di me, lo straniero sono io, e parlo di quanto sia strano tutte le volte entrare in un settore nuovo di cui non conosco le persone, le liturgie, le regole, e che questo in realtà sia il mio vero vantaggio, guardare le cose con distacco sufficiente, senza l'anestesia della consuetudine. Vengo dall'energia, dalle telecomunicazioni, due settori infrastrutturali fatti di cavi e di tubi, e ho capito una cosa, che ogni volta che il settore cambia, il valore migra non verso chi gestisce i cavi e i tubi, ma verso chi gestisce la relazione. La musica questo lo sta vivendo in questo momento. Una volta la musica era cavi e tubi, adesso quelli sono Spotify, che ha 750 milioni di utenti e non saprebbe dirci il nome di un solo fan. Non è un problema di Spotify, è un problema di qualunque piattaforma digitale che ha ottimizzato la diffusione, il reach, rispetto alla relazione. La musica questo oramai lo ha perfettamente compreso. Se siamo a We Make Future non è per celebrare la musica, ma è per fare della musica una mappa anche per altri settori. Quando ero nelle telecomunicazioni, nell'energia, mi sentivo costantemente ripetere: questi sono settori che non cambieranno mai. Poi sono arrivato nella musica e mi sono sentito dire la stessa cosa. Ma la musica non è speciale, però ha vissuto tutte le mutazioni digitali possibili. E questo ha creato una struttura su 3 livelli. Il primo è quello delle major. 3 major governano il 68% della recorded music a livello mondiale. Loro non hanno creato la musica, però ne hanno acquisito i diritti. Fatemi fare questa analogia con una centrale idroelettrica. L'artista è l'acqua e le major hanno costruito la diga. Il secondo livello intermedio è quello della distribuzione, dello streaming. Comanda l'algoritmo, il 75% degli utenti ascolta quello che dice l'algoritmo, e il 75% degli algoritmi vanno a meno dell'1% degli artisti. Questo non è un mercato, è un imbuto. E il terzo livello è quello del live, concerti, festival, biglietti, Ticketmaster, Live Nation, condannati da una giuria federale americana per monopolio illegale. Pochi istanti dopo, nella stessa mattina, Spotify annunciava con Live Nation un importante joint venture. Solo 13 giorni dopo l'industria musicale annunciava la più grande fusione nel mercato musicale, quella fra BMG e Concord, che creerà, virgolettato loro, la 4ª major indipendente, un bellissimo ossimoro. Quindi le major diventeranno da 3 a 4 e il loro potere sul mercato passerà dal 68 all'81%. Questo è la capacità del business di fare propria la velocità maggiore rispetto alla regolamentazione e alla legislazione. È diventato business model. Quindi non 3 livelli diversi, 3 settori diversi, un sistema.
Parleremo di dove si apre questo sistema e di chi sta progettando quello successivo, se c'è. Queste sono le tensioni. Porteremo queste tensioni nei nostri 14 panel, 14 come le sfide e le industrie di We Make Future, più o meno raggruppate in 4 grandi argomenti: l'algoritmo, l'artificial intelligence, ma anche capitali, start-up e infrastruttura culturale. Non li attraverso tutti, ma velocemente. Matteo Fedeli, CEO di SIAE, e Enzo Mazza, presidente di FIMI, Federazione Italiana dell'Industria Discografica, discuteranno con noi dov'è il valore, chi lo crea e per chi lo sta creando nel mondo dell'algoritmo. Parleremo con artisti, produttori, direttori di serie cinematografiche, artisti che si chiedono come faccio a emergere in un mondo in cui quotidianamente 50.000 brani vengono caricati dall'artificial intelligence su una piattaforma come Deezer, come emergo? E il nuovo Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani potranno essere sostituiti da qualcosa che tutto sommato fa musica di servizio per film, advertising, games e che costa molto meno e tutto sommato va bene? Capitale e start-up. Oltre 1000 start-up censite in Europa, 4 miliardi e passa investiti, eppure non riusciamo a farle passare alla fase successiva, o tramontano o emigrano, ma soprattutto start-up di solito è rivoluzione, innovazione. Le start-up music tech sono innovazione e rivoluzione in questo settore e si sono messe al sicuro servendo il consolidamento del settore. Infrastruttura culturale, ne abbiamo sentito parlare prima, molto interessante il tema. Le città si stanno chiedendo se la musica sia decorazione o infrastruttura e probabilmente hanno capito che è la seconda. Attrarre talenti, trattenere talenti, diventare competitivi globalmente. Questi modelli saranno parte della nostra discussione. Poi c'è un panel a cui tengo di più perché partecipo io, moderato da Cosmano Lombardo, con Massimiliano Montefusco a Radio Dimensione Suono, e diremo una cosa stridente. Non anticipare troppo, sennò poi non vengono a seguire. Chiudo subito. Diremo una cosa stridente. 2 media, radio e magazine, dichiarati più volte morti dagli analisti, sono ancora qui. Come si fa a sopravvivere in un momento in cui l'algoritmo premia i volumi e non i valori? Chiudo. Ho visto queste cattedrali arroganti, aziende, settori che sapevano che era difficile cambiarli, eppure il cambiamento arriva e non è la tecnologia, è l'errore di scambiare i volumi con i valori. Più utenti non significa più relazione, più streaming non significa più music. Spotify, 750 milioni di utenti, non ci sa dire il nome di un fan. Abbiamo costruito l'economia dell'attenzione più importante della storia, non sappiamo distinguere il segnale dal rumore. Billboard Italia è a We Make Future per fare questo, distinguere il segnale dal rumore. Grazie. Grazie Carlo Durante. Grazie mille. Dalla strategia dell'attenzione rischiamo di piombare nella strategia della tensione con una tecnologia che non sappiamo dominare. Invece quello che fa We Make Future è proprio dare uno stop, fermarci, riflettere e insieme approfondire. Se vuoi sì, diciamo che abbiamo terminato. Dico 2 cose rispetto a quello che diceva Carlo poc'anzi, perché rispetto a quella che è la manifestazione sono tantissimi temi, però c'è un lavoro dietro molto approfondito. Gli interventi da parte di tutti, questo in particolar modo perché la musica è sempre un elemento di unione, come diceva Carlo, entra in tutti i settori. Oltre ai panel ci saranno le start-up che abbiamo selezionato, Carlo ti assicuro che molte vanno completamente fuori dagli schemi per provare a sovvertire il sistema, e dicevo prima, oltre agli artisti noti avremo queste 36 band che abbiamo individuato. Ultimissima slide, le ultime 2 slide, tutto quello che accade alla manifestazione è connesso rispetto a quello che è il percorso di piattaforma. Molte start-up approderanno all'evento che stiamo organizzando a San Francisco il 5 novembre e poi citavo già prima dal 14 al 16 Saudi Makes Future. Io ringrazio davvero tutte e tutti gli interventi che ci sono stati, i partner, i player. Vi aspettiamo dal 24
al 26 giugno. Tra pochissimo, non ho citato perché ci sarà la conferenza stampa, per noi un evento molto importante dentro la manifestazione che è lo Startup Day di Unibo, e siamo felicissimi di poter fare questo percorso insieme. Allora Grazie congediamo Cosmano Lombardo, il nostro padrone di casa, grazie mille, e approfittiamo subito per allungare l'applauso e chiamare qui sul palco con me Claudio Melchiorri, delegato del Rettore per i rapporti con le imprese e la ricerca industriale all'Università di Bologna, Claudio Chiti, specialista dell'innovazione di Intesa San Paolo, direzione regionale Emilia Romagna e Marche, e Sara Monesi, responsabile unità startup Art ER, e con una nuova sedia anche Luca Grosso, responsabile promozione e sviluppo di Lega Coop Bologna. Ci siamo tutti e siamo tutti qua per Startup Day, talenti, progetti, startup, l'iniziativa dedicata alla valorizzazione dell'innovazione, della ricerca, dell'imprenditorialità universitaria promossa dall'Alma Mater Studiorum Università di Bologna insieme agli Atenei dell'Emilia Romagna, giunta la 12ª edizione, giusto? Startup Day per il primo anno è ospitato all'interno di WMF, di We Make Future. Darei subito la parola a Claudio Melchiorri. Arriva. Benissimo, avete sentito forse non so quante decine di volte la parola startup e spin-off nei discorsi che ci hanno preceduto, e quindi direi che questo è il contesto migliore anche per parlare dello Startup Day. Anzi, da un certo punto di vista uno potrebbe chiedersi perché non l'abbiamo fatto prima questa joint venture. E siamo molto fiduciosi di questa possibilità di unire queste due edizioni, questi due eventi. E per quanto riguarda lo Startup Day, è appunto la 12ª edizione che organizziamo come Unibo, ed è la terza che viene organizzata assieme agli altri atenei della regione, quindi Università di Modena Reggio, Università di Parma, Università di Ferrara. Il significato quale vuole essere? Il significato vuole semplicemente essere quello di far vedere alla società quanto è il potenziale innovativo di nuove imprese, di nuove spin-off e startup generato dal sistema universitario, dalla comunità dei nostri studenti. Unibo ha una comunità studentesca di circa 95.000 studenti, che è circa il 50% degli studenti della regione, e credo sono sicuro che questa comunità, questa potenzialità di giovani, di entusiasmo, di innovatività può avere e ha un impatto sul territorio. Cerchiamo di canalizzare questa energia durante tutto l'anno. Abbiamo come Università di Bologna organizzato ormai appunto da una dozzina d'anni questo processo, facciamo dello scouting interno, chiediamo ai nostri studenti quali possono essere delle idee innovative per il futuro, organizziamo attorno alle idee che selezioniamo dei gruppi interdisciplinari di studenti, li formiamo lungo un percorso che dura circa un anno e appunto li portiamo al contatto con la società per mostrare quelli che potrebbero essere appunto nuovi risultati di innovazione. E quest'anno, ripeto, la organizziamo assieme agli altri 3 atenei. L'innovazione è un argomento che deve essere ampio, deve avere un'ampia base. In tutta l'Emilia Romagna c'è forse 1/10 di quella che è la popolazione della California, quindi dobbiamo fare sistema. E vorrei anche ringraziare, non voglio scordarmene, le collaborazioni che abbiamo in essere con Intesa San Paolo, con Lega Coop e con Arter, che ci permettono da diversi anni non soltanto di organizzare questo evento, ma appunto anche in tutto il processo di formazione che accennavo prima. Quest'anno porteremo come Università di Bologna circa 35 team imprenditoriali, a cui si aggiungeranno una quindicina di team provenienti dalle altre università, e abbiamo un programma abbastanza denso. Lo Startup Day sarà limitato solo al primo giorno, quindi al 24, e ci saranno 2 palchi dove appunto questi team imprenditoriali avranno modo di esporre i loro pitch, le loro idee innovative. Avremo 3 tavole rotonde organizzate lungo l'arco della giornata, ci sarà modo ovviamente di vedere prototipi, di parlare con questi giovani imprenditori, e ci sarà al termine una cerimonia di premiazione, perché appunto verranno premiate quelle che sono ritenute le idee imprenditoriali di maggiore successo.
È un evento che negli anni scorsi portava, una giornata che portava circa una partecipazione di 1500-1600 studenti giovani, e quest'anno ovviamente uno degli obiettivi di questa joint venture con We Make Future è di avere un numero forse più importante e auspicabile. Questo è un po' il nostro obiettivo, di fare, ripeto, conoscere alla società le idee che possono scaturire dalle università. Grazie Claudio Melchiorri. Claudio Chitti, Intesa San Paolo. Sì, buongiorno, grazie a tutti. Grazie anche per aver ospitato la conferenza all'interno di We Make Future. Io ho la fortuna di rappresentare un istituto bancario conosciuto come motore importante dell'economia del paese, ma è anche un formidabile attore di quello che è il mondo dell'innovazione. Quindi siamo un connettore del mondo dell'innovazione, collaboriamo con università, centri nazionali di ricerca, gli stakeholder un po' dell'innovazione come Arter, AlmaCube, We Make Future, quindi siamo sempre attivi sul territorio regionale e anche nazionale. E siamo molto contenti storicamente di affiancare Startup Day, siamo vicini all'innovazione, alla nuova imprenditorialità, e soddisfattissimi che tutti e 4 gli Atenei da 3 anni hanno contribuito comunque al successo di questa manifestazione, perché diciamolo, siamo sempre un po' colpiti dal mito della Silicon Valley, dove magari nei film americani le start-up escono dai garage, ma noi banche, se le start-up escono dalle università e da centri di competenze importanti, siamo sicuramente molto più contenti, visto che l'Università di Bologna, tra l'altro, cita 1088, no? Anno Domini nel suo stemma, per cui insomma abbiamo la fortuna di avere il Real Madrid delle università, per cui sinceramente siamo tutti molto più soddisfatti se le competenze atterrano alle nostre aziende, per far sì che comunque il nostro paese aumenti in competenze in un paese, in un mondo sempre più sfidante. Poi chiaramente siamo anche banca, i giovani non li abbandoniamo dopo lo Startup Day, anzi abbiamo la fortuna di avere nel nostro albo di startup innovative che ce l'hanno fatta diverse aziende che sono uscite da Startup Day, le abbiamo affidate anche con prodotti un po' di nicchia come il convertibile impresa, che prevede una potenziale partecipazione societaria da parte di Intesa San Paolo, piuttosto che prodotti anche di nicchia come il Nova Più, che va proprio a finanziare la ricerca e lo sviluppo. Quindi siamo fermamente convinti, si è detto anche negli interventi precedenti alla conferenza stampa, che l'innovazione sia un fattore abilitante per le nostre imprese. Quindi, se posso chiudere con un augurio, è che lo Startup Day, e non solo, anche We Make Future, venga frequentato da imprenditori, perché sostanzialmente tutto quello che facciamo è per portare comunque tecnologia alle nostre imprese. Grazie. Grazie Claudio Chiti. Sara Monesi, Arter, startup vuol dire, come dico spesso alle startup con le quali parlo, startup è una partenza, bisogna però anche consolidarsi, bisogna, come dico sempre, anche arrivare alla polish up, no? e sistemare le cose, lucidarle, fare in modo che siano sostenibili e indipendenti, che stiano in piedi fra loro. Arter, in questa joint venture come si posiziona? Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie. Allora, io vorrei cominciare dicendo che sono molto contenta di capire, cioè di vedere questo evento collocato all'interno di We Make Future, perché l'energia positiva che ho visto nelle edizioni precedenti penso che possa legarsi benissimo all'energia di questi giovani, perché secondo me, questa è la prima affermazione, io credo che le idee innovative siano molto importanti, ma questi talenti, questi giovani talentuosi lo sono ancora di più, e quindi mi auguro che nasca qualcosa di veramente positivo, anzi ne sono sicura.
Per quanto riguarda Arter è un soggetto istituzionale che si occupa tra le sue missioni principali dell'innovazione del territorio della regione Emilia-Romagna, e siamo molto contenti di sostenere lo Startup Day fin dall'inizio, fin dalla prima edizione, quando solo l'Università di Bologna in modo così lungimirante, 12 anni fa, ha cominciato a occuparsi di imprenditorialità degli studenti e per gli studenti nel nostro paese. E il nostro ruolo è un pochettino cambiato rispetto alle prime edizioni, perché nelle prime edizioni partecipavamo portando un po' la rappresentanza dell'ecosistema, e poi abbiamo cominciato a lavorare invece negli ultimi 3 anni, grazie a un progetto del PNRR molto importante che si chiama Ecosister, con tutti gli atenei, e siamo andati, diciamo, ad aggiungere quello che l'Università di Bologna aveva già cominciato a fare, cioè il coinvolgimento degli atenei intorno a questo tema, per arrivare a costruire questo evento così importante. Quindi come Arter siamo molto contenti che, terminato il PNRR, questo è un tema di cui si parla, sia rimasto questo risultato importante, un evento dedicato agli studenti sull'imprenditorialità. E questo, diciamo, è un primo messaggio che volevo dare. Un secondo messaggio che vorrei dare è legato al fatto che la nostra regione, noi ci occupiamo dell'innovazione, siamo sempre preoccupati come Arter di come si posiziona la regione dal punto di vista dell'innovazione nei ranking internazionali, siamo sempre soddisfatti, perché ci posizioniamo bene, però secondo me bisogna stare un po' attenti, perché ci sono tante regioni che attirano questi nostri studenti, e quindi noi facciamo un investimento pazzesco con le nostre università, e poi talvolta questi studenti vanno fuori dalla nostra regione, e io credo che iniziative come queste siano fondamentali per fargli vedere che è possibile impegnarsi nella nostra regione, avere delle grandi soddisfazioni, investire in imprese proprie. Noi conosciamo qualche startup che è nata all'interno dello Startup Day e che ha messo le radici nel nostro territorio e sta andando veramente molto bene, quindi siamo veramente molto contenti di sostenere questa iniziativa, perché interviene sull'ambito regionale coinvolgendo gli studenti di tutti gli atenei, e poi perché investe sugli studenti per il futuro dell'innovazione del territorio. Grazie Sara Monesi. A completare idealmente questa costellazione di Startup Day, delle stelle polari della cooperazione, Lega Coop, abbiamo con noi Luca Grosso, che è responsabile della promozione e dello sviluppo. Sì, io intanto volevo portare i saluti della Presidente, che sarebbe Rita Ghedini, che sarebbe dovuta essere qui con piacere oggi, ma purtroppo un imprevisto non le ha permesso di portare il suo intervento, ma un intervento a cui noi siamo molto affezionati e legati, perché la nostra partecipazione, la nostra partnership con lo Startup Day ha radici lontane anche per noi, risale al 2018 e segue di 2 anni un'altra iniziativa per noi molto importante che ci lega all'Università di Bologna, che è il rinnovo del centro universitario per la formazione e la promozione impresa cooperativa, che è Almavico, di cui peraltro il professor Melchiorri è presidente. E quindi questo è un percorso che per noi ha radici lontane, una collaborazione importante che per noi ha il valore che veniva richiamato prima, cioè un'opportunità per entrare in connessione con l'università, con gli studenti e cercare anche di promuovere, nel nostro caso, un modello di impresa che è sicuramente residuale nel panorama dell'impresa italiana, ma fortemente radicato in questo territorio, che è il modello dell'impresa cooperativa, che è un modello di ownership condivisa e spesso fuori dai percorsi di promozione di start-up, anche perché sicuramente agli antipodi rispetto al modello da Silicon Valley, cioè il modello della startup estrattiva e scalabile, perché la cooperazione ha un modello differente, ha una struttura differente. Non voglio fare adesso un intervento di natura valoriale, proprio una struttura di impresa differente che presuppone appunto un innesco, un'iniziativa basata su principi e su obiettivi distinti. La collaborazione con l'università in questi anni, per noi dal 2018 con lo Startup Day, è stata un'occasione di contaminazione molto importante, che ci ha permesso di entrare in contatto anche con studenti, con ricercatori
che volevano intraprendere iniziativa di impresa e anche matcharli con i programmi che noi sviluppiamo. Infatti noi saremo presenti anche quest'anno allo Startup Day, presentando la nostra proposta, che è un bando Coop Startup Changemakers, che è un bando per l'accompagnamento e la promozione e lo sviluppo di impresa a ownership condivisa con una finalità di impatto, e anche quest'anno approfitteremo di questa collaborazione per cercare di promuovere anche questo nostro programma, che negli anni passati ha incontrato l'opportunità di incrociare team che venivano dai percorsi sviluppati dall'università in vista dello Startup Day, che poi sono confluiti ai nostri programmi di accompagnamento e di accelerazione, che poi sono stati premiati e sono diventate cooperative. In questi anni abbiamo incrociato esperienze di spin-off universitari divenuti cooperative, piuttosto che appunto team che dallo Startup Day hanno poi scelto la nostra forma di impresa per dare gambe al loro progetto imprenditoriale. Inoltre chiaramente saremo lì per premiare questi progetti come tutti gli anni, quindi ascoltare i team che presenteranno le loro idee e premiarle anche con Almavico oltre che con Lega Coop, e per partecipare con un workshop che per noi si chiama Dare forma alle idee, che è un'occasione noi per presentare un po' la metodologia con cui noi affrontiamo il nostro percorso, che è una metodologia che è incentrata sull'interazione, sull'apprendimento in action, e quindi sarà un laboratorio per sporcarsi le mani con i propri progetti di impresa. Inoltre sarà occasione per promuovere la nostra piattaforma indico.it, indico con 2 O, che è una piattaforma promossa da Lega Coop e dal nostro fondo Coopfund per offrire servizi e formazione a chi intende approcciare a una forma di impresa condivisa, e quindi a ownership, come dicevo, condivisa, e che utilizza una metodologia on life, quindi anche qui siamo contenti anche noi per questo quadro di contesto in cui si inserisce lo Startup Day quest'anno all'interno del We Make Future, perché anche noi ci stiamo confrontando con questa dimensione sempre più pressante, no? dell'intelligenza artificiale e della transizione digitale, che travolge anche il nostro modo di fare impresa, e cerchiamo di interpretarlo attraverso, dicevo, questo progetto che è indico.it, che è la nostra piattaforma con cui, attraverso un'intelligenza artificiale allenata dall'ecosistema cooperativo e quindi dalle nostre competenze, cerchiamo di offrire sistemi di accompagnamento a chi ha progetti di startup che vuole provare a sviluppare o a capire se il modello cooperativo può essere utile per lo sviluppo delle loro idee. E quindi rinnoviamo la nostra felicità, possiamo dire, e la nostra adesione a questo percorso, e speriamo di vedere ancora altri 10 anni e più di collaborazione. Bene, grazie a Luca Grosso, grazie a Sara Monesi, grazie a Claudio Chiti, professor Melchiori. Se vuole dare un ultimo saluto, immagino aspettiamo tutti il 24 di giugno all'interno di We Make Future a Startup Day, con tanti giovani, tanti studenti e tanta voglia di cominciare, sperando anche di continuare e di diventare sempre più forti per fare le cose a modo nostro, no? E declinarle come possiamo declinarle qui, senza necessariamente andare ad imitare per forza i modelli che ci arrivano dall'estero, perché magari possiamo inventare qualcosa di nuovo e di utile e di sostenibile. Prego. Volevo solo ricordare e ringraziare anche la Regione Emilia-Romagna per il progetto Talenti, che appunto sappiamo essere molto, forse la chiave di tutto, cioè le persone alla fine sono loro che fanno la differenza, e la Regione Emilia-Romagna da qualche anno a questa parte ha avviato questa legge, questo percorso per trattenere in Regione appunto i talenti che vengono qui generati. E l'altra cosa che dimenticavo, AlmaCube, che è uno dei nostri partner istituzionali e l'associazione anche degli alunni, con cui abbiamo collaborato per l'organizzazione di di 2 eventi, insomma, dentro la giornata, una delle tavole rotonde sul Venture Capital e un altro percorso, un workshop appunto organizzato da AlmaCube, il nostro incubatore, per far conoscere appunto le proprie, diciamo, i propri strumenti e le proprie possibilità
appunto il mercato degli spin-off e degli start-up. Vi aspettiamo tutti. Bene, grazie infinite. Vorrei dirvi che abbiamo finito, ma in realtà stiamo proprio per cominciare, perché adesso comincia il percorso di We Make Future, di Startup Day, come nella migliore delle tradizioni zoroastriane, a mezzogiorno in punto cominciano i lavori, e quindi vi ringraziamo, vi salutiamo, ovviamente vi congediamo per questa mattina e vi aspettiamo tutti a We Make Future 2026. Grazie Cosmano, grazie ai nostri ospiti, grazie a tutti voi che siete venuti qua ad ascoltarci.